to be. You say nothing at all when you need, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender paint, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Odd thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Ciao a tutti amici tichettiani. Ma ciao, ben trovati. Questo video inizia nel tardo pomeriggio da questo paesino che si chiama Giethoorn. Chi è stato in Olanda sicuramente l'avrà visitato perché è un must, è una tappa obbligata, è pieno di gente, è pieno di turisti, è pieno di autobus, gite organizzate, tantissime persone. È particolare perché è un villaggio veramente abitato di circa 2600 persone, quindi non è una sorta di museo, ma proprio un villaggio abitato. Viene chiamato la piccola Venezia o anche la Venezia d'Olanda. Pensate che qui non esistono strade percorribili con le macchine, ma ci si muove solo ed esclusivamente attraverso questi canali. Ogni abitante di queste case infatti ha il suo piccolo garage con la barchetta e ci si può muovere per questi vialetti solamente a piedi o anche in bicicletta. Quindi non esiste traffico a motore e questo lo rende veramente un villaggio unico e molto molto affascinante, pieno di alberi, di fiori, con queste casette che sembrano uscite dal libro di fiabe, veramente. Quindi va visitato per forza. Io l'avevo già visto e ho insistito affinché Fede lo vedesse perché insomma mi era piaciuto tanto anche a suo tempo. Per me è la prima volta in Olanda in generale, quindi qualunque cosa mi farà vedere Marta io sarò al settimo cielo. Come vi dicevo è abitato e la popolazione ammonta a circa 2600 persone. Vedete anche questa casa per esempio ha il vialetto e la barchetta antistante al portone di casa. Ovviamente non mancano i ponti, pensate ce ne sono ben 170 che collegano le varie sponde dei canali. Tutti prettamente di legno, artigianali, perché sono particolari. Sì. E tutte le casette sono ben curate, i pratini all'inglese. Guardate questo viale qui. Mamma mia, che bellezza. Ma qui si può andare? No, è privato. A riprova che il paese è abitato ci sono tutte le cassette postali all'inizio del pontile perché poi dopo è proprietà privata e non si può andare. Noi abbiamo scelto questo orario perché c'è una luce meravigliosa. Funziona esattamente come a Venezia, quando i gondolieri vi portano sotto ai ponti quelli bassi bassi e vi dovete abbassare con la testa. E voi ci abitereste in una di queste casette? Però la domanda mi sorge spontanea, ci saranno le zanzare? Perché con tutti questi canali... Basta zanzare, non ne Basta. vogliamo più nemmeno sentir nominare. Autoscontro che poi vi danno la barchetta, la dovete guidare voi ed è tutto un autoscontro, guardate. Non fa. Facciamo il CID?
Guardate anche i tetti come sono fatti, tutti di paglia, come le case che abbiamo trovato in Romania, È vero. nella parte più a nord. Wow! In lontananza vediamo anche lo sbocco sul lago, dove pensate fanno anche windsurf e ci sono tutte le imbarcazioni che girano. Ovviamente il lago si chiama Gitorn, con lo stesso nome del paese, del villaggio. Qui c'è anche un piccolo campeggio e ora finalmente siamo arrivati in fondo sulla sponda del lago. Ovviamente non manca nemmeno la chiesa, c'è tutto in questo paese. C'è anche chi pesca, io. Se qualcuno di voi volesse trasferirsi qui, abbiamo questa casetta in vendita per ben €500.000. Quindi potrebbe essere un'idea per trascorrere la vostra vita serenamente in quest'oasi di pace. E vi danno anche il resto, perché costa esattamente, come dice il cartello, 499.500. Quindi 500 di resto ve li danno, Con tranquilli. 500 di resto ci comprate il salmone, il caviale, una bella bottiglia di champagne e festeggiate il nuovo acquisto. E finito soldi. Nel frattempo i ragazzi hanno preso il palo, cioè con tutto lo spazio che c'era sono riusciti a prendere il pilastro del ponte. Che botta! Questa invece non credo che sia in vendita. Penso che qui le cifre siano di ben altro spessore. Abbiamo anche la spilletta dell'Olanda, ovvero Paesi Bassi, là. Buongiorno ragazzi! Ma buongiorno! Nuova giornata, oggi c'è il sole, meglio di ieri perché oggi fanno tipo 30 gradi, è caldissimo e a noi ci piace. Ma dove ci troviamo? Ci troviamo nel villaggio di Gitorn, il villaggio che avete visto nelle riprese di ieri. Perché ci troviamo qui? Abbiamo deciso di dare qualche altra chance a questa nazione, ai Paesi Bassi. Come sapete, ieri eravamo indiavolati e abbiamo passato una notte completamente in bianco a causa delle zanzare, degli sciami di zanzare. Maledette! Che ci hanno praticamente rovinato la nottata intera. Ieri mattina eravamo furiosi e volevamo lasciare i Paesi Bassi pensando che ogni luogo fosse come quello della notte scorsa. E poi ci siamo spostati qui un'oretta verso est e abbiamo trovato questo parcheggio. Abbiamo trovato questo parcheggio a dimostrazione, anche secondo noi, che quando gli olandesi vogliono attirarti in un posto estremamente turistico, perché il villaggio di Gitorn e i suoi dintorni è uno dei top, dei must dell'Olanda, quindi hanno previsto tantissimi parcheggi. Ce ne sono aree sosta a pagamento, ma anche liberi come questo dove ci troviamo noi, che è un semplice campo adibito al parcheggio e sosta anche notturna, perché ci si può rimanere gratuito. Tutto gratis. Per i camper, per i soli camper. Quindi insomma, ecco, lì ci ha fatto un po' capire che poteva essere una chance in più. Infatti poi ieri siamo crollati, abbiamo dormito tutto il pomeriggio e in serata, quando ci siamo alzati, abbiamo detto ma perché non facciamo la girata? Infatti abbiamo iniziato il giro del paese in bicicletta, come avete visto, con quella luce fantastica, e però senza dirvi come mai ci si trovasse in questo posto, no? Noi si era detto si lasciava l'Olanda, e invece esatto, cioè vi volevamo spiegare insomma che ieri è stata una giornata veramente così di trambusto, quindi ci siamo resi conto che un po' le riprese sono state fatte un po' così d'impulso, senza poi darvi spiegazioni. Ci siamo riposati sia ieri e stanotte, abbiamo dormito in maniera
stupenda. e zero zanzare soprattutto, nonostante ci sia anche qui davanti un canale d'acqua, quindi quando vogliono le zanzare si possono debellare. Esatto. Quindi ora siamo pronti ad affrontare un'altra giornata qui sempre nei Paesi Bassi, perché vogliamo a questo punto vedere un altro paio di tappe che ci eravamo segnati e quindi vi portiamo con noi. Anfibio o quasi. Stiamo attraversando una strada in mezzo al mare, ma non è una strada normale. Infatti questa che stiamo percorrendo è una diga enorme che permette appunto il controllo dei livelli delle acque interne dei Paesi Bassi, che come sapete sono sotto a livello del mare. Lungo la diga ci siamo fermati in quest'area sosta da cui si può ammirare tutto il campo eolico offshore. Pensate che qui in Olanda e soprattutto dalla parte opposta nel mare del nord ci sono tantissime pale eoliche anche a 80 km dalla costa che danno energia elettrica a gran parte del paese. Ora però ci spostiamo poco più avanti, c'è un altro punto sosta e vi raccontiamo qualcosa di più dettagliato di questa opera titanica. Allora, ci siamo spostati di altri 7-8 km e ci siamo fermati in quest'altro punto panoramico, insomma panoramico, siamo molto bassi, però qui troviamo la statua di un personaggio che ha fatto la storia di questo luogo. Ci siamo messi qui dentro, Charlie, seduti, protetti dal vento, perché fuori ce n'è proprio tanto. D'altronde è pieno di pale eoliche e si spiega il motivo. Siamo di fronte a un'opera titanica, è la più grande diga di tutti i Paesi Bassi, è l'Ausflugdig. L'Ausflugdig è lunga, pensate, 32 km, alta oltre 7 metri, quindi l'appellativo di opera titanica ci sta tutto. Quanto ci hanno messo per costruire tutto questo ben di Dio? Pensate, solamente 6 anni per collegare queste due parti di terra, ovvero la Frisia e l'Olanda del Nord. Pensate che da noi per fare il raddoppio da Senese, da Grosseto a Siena, sono 20 anni che ci lavorano. E poi pensate che a un certo punto, all'altezza di Casal di Pari, noi abbiamo un tunnel che è chiuso da diversi anni per delle infiltrazioni d'acqua, quando qui costruiscono le strade che vanno sott'acqua, sotto a livello del mare, sopra ci passano i fiumi, i laghi, il mare stesso. È una roba allucinante. Comunque, veniamo alla storia di questo posto. E pensare, aggiungo io, che gli ingegneri e gli architetti italiani sono famosi nel mondo. Però diciamo che le infrastrutture italiane non vengono manutenute a dovere. Questa è una parentesi, chiudiamo. Meglio chiudere questa parentesi pietosa. Meglio chiudere e torniamo sulla diga. Siamo proprio fisicamente sulla diga in questo momento. Originariamente da un lato si trovava il mare del nord come adesso, con il mare di Wadden. Dall'altro lato c'era un piccolo lago. Questa striscia di terra era formata da tante dune che appunto separavano le due masse d'acqua. Successe che nell'anno 1287 una fortissima mareggiata distrusse questa lingua di dune che separava appunto il mare dal lago.
devastando tutto. Ci fu un'inondazione talmente forte che allagò i campi e i territori circostanti delle popolazioni che si affacciavano sul lago. Ci fu una perdita di notevole parte di territori. Come voi sapete, nei Paesi Bassi si lavora e si è lavorato fin dall'antichità per strappare questi territori al mare, per sottrarli. Ci fu un'opera immane da parte delle forze di persone che vivevano su questa massa d'acqua per cercare di respingere questa quantità d'acqua, quindi la creazione di canali con mulini. Presi inizialmente dallo sconforto, però gli abitanti del luogo non si sono mai dati per vinti. Ci furono tantissimi progetti e l'idea di ripristinare la situazione era viva nell'uomo che viveva a queste terre, e per tanti secoli, come potete ben intuire, quest'idea era impensabile, era una cosa che nessuno poteva credere potesse mai realizzarsi un giorno, fino a quando L'ingegnere idraulico Cornelius Lely ideò questo progetto che sembrava veramente da pazzi. Lui è stato, pensate un po', anche un ministro e un governatore locale. Ideò questo progetto di questa diga che doveva separare il mare del nord, cioè il mare di Wadden, dal lago interno. Con tanto lavoro e nemmeno più di tanto, perché nel giro di 6 anni, come vi anticipava Fede, è stata portata a termine con l'ausilio di oltre 5.000 operai, scalpellini, così venivano chiamati, che posavano singole pietre di basalto a mano per creare queste sponde, questa muratura che permettesse la separazione delle due entità d'acqua. Inizialmente non passava l'autostrada come adesso, poi negli ultimi anni ovviamente sono state fatte e apportate modifiche sostanziali con materiali e strutture ben diverse. Oggi appunto passa l'autostrada A7 sopra, ma inizialmente la diga serviva sostanzialmente per proteggere la furia del mare del nord e restituire, i territori alle persone del posto. Il mare di Wadden, o Wadden Sea, è protetto dall'UNESCO. L'UNESCO l'ha dichiarato come riserva e patrimonio inestimabile. Infatti è un mare calmo, molto piatto, con acque calde, dove vivono tantissime specie di uccelli e altre specie di animali e pesci, ed è anche riconosciuto come la zona soggetta a maree più grande sulla faccia della terra. Pensate un po'. Stiamo per arrivare alla città di Alkmaar, che è famosa per 2 cose fondamentali. Una, purtroppo siamo fuori stagione, e sono i tulipani. Ci sono campi di tulipani qui tutti intorno a noi, ma in questo momento non sono fioriti perché appunto la maggior fioritura è in primavera, nei mesi di aprile, marzo-aprile. La seconda cosa per cui è famosa la scoprirete più avanti. È una cosa che mi interessa di più, la seconda. Ci eravamo fatti troppe illusioni, siamo arrivati ad Alkmaar. La seconda cosa per cui è interessante e famosa è il mercato del formaggio, era quello il punto, no? Però il mercato si svolge la sera e qui ovviamente non si può rimanere a dormire. Martedì si svolge la sera. Il martedì sera. E oggi sarebbe martedì per l'appunto. Però poi dopo sorge il problema di dove dormire stasera. I parcheggi costano uno sproposito. E c'è tantissimo turismo. C'è tantissimo turismo, è tutto pieno. È agosto fondamentalmente sì, siamo in altissima stagione. Abbiamo valutato che non vale la pena rimanere in questa cittadina per aspettare il mercato di stasera, si perderebbe mezza giornata, e quindi ci dedichiamo a un altro prodotto mangiabile, ovvero il pranzo. Che c'avevo una fame, ragazzi, che stavo a svenire. Non c'è il formaggio, però ci si può sempre aggiungere. Però non è detto che si possa trovare più avanti. Un pezzettino di formaggio ce lo compreremo, dai. Comunque abbiamo dato un'occhiata e qui intorno ci sono altre mete alternative e vediamo se
ve lo diciamo sempre col punto interrogativo, perché alla fine poi quando ci avviciniamo non troviamo niente di quello che fa per noi, anche un singolo parcheggio diventa un problema. Noi stiamo dando un'altra chance a questo Landa, ma è difficile, ragazzi, è È difficile. dura perché è proprio libera su tutti i fronti, su tante cose, ma si capisce proprio che vogliono costringere i viaggiatori su 4 ruote, camper, van, anche macchine con tende, qualsiasi cosa, ad andare nei campeggi, che peraltro costano uno sproposito. E lo sapete che a noi non piacciono, perché ci piace essere liberi, voglio stare 2 ore qua, poi mi voglio spostare, voglio guidare fino a sera. Ma anche i costi di un singolo parcheggio Esatto. costano tipo dai 4 ai 5 euro all'ora. Pensate da ora che è l'ora di pranzo, arrivare a stasera per assistere a una manifestazione del formaggio, il mercato del formaggio, se viene 5 euro all'ora capite bene che non è proprio possibile, non è fattibile, perché sono tante ore e diventerebbe un conto esagerato, quindi non delusi, ma ci spostiamo. Ora però mangiamo.